Salve, buongiorno, sono Mirko Agresti, il gestore dell'impianto Agroenergy che fa parte del gruppo Agresti. L'impianto Agroenergy è nato nel 2019, è un impianto di biogas da 500 kW che va totalmente a Sansa. Questa energia che noi produciamo, che sia termica che elettrica, l'elettrica viene immessa in rete. Quella termica viene sfruttata per riscaldare prevasca e fermentatore. La Sansa viene stoccata durante la campagna olearia in dei serbatoi al frantoio, in 26 serbatoi in acciaio. La Sansa giornalmente viene prelevata dal frantoio dove, come dicevo, c'è lo stoccaggio e viene portata qui in impianto con delle autobotti aziendali. Qui in impianto con delle pompe dotate di vari sensori, vari allarmi, la Sansa viene immessa in questa prevasca qui, che è una vasca circolare con una soletta quindi chiusa, dotato di 2 agitatori e un compressore. Il tutto serve per rendere omogeneo il prodotto, per non avere la separazione tra acqua e parte solida. Come dicevo, la Sansa quindi viene stoccata in questa prevasca qui. Poi tramite delle pompe in automazione, sempre gestito da noi, la Sansa viene prelevata in base al ciclo che noi impostiamo, ogni ora, ogni 2 ore, ogni 3 ore, ogni 5 ore, e viene immessa nel fermentatore. Il fermentatore, come dicevo, è una vasca circolare di 28 metri di diametro con 2 teli sovrapposti. Il primo è la cupola gasometrica, quella che mantiene il gas. Il secondo è una cupola che viene mantenuta ad aria e serve contro gli agenti atmosferici. Essendo una vasca di 28 metri, se c'è pioggia, vento, quindi serve per tenere solo il telo in tensione. All'interno di questo fermentatore avviene il processo anaerobico. Cioè la Sansa fermenta, sprigiona biogas, il biogas sale sotto la prima cupola, viene prelevato da una condotta e da una soffiante e va al cogeneratore, dove poi avviene la trasformazione e l'immissione in rete dell'energia elettrica e l'energia termica per riscaldare prevasca e fermentatore. La biomassa che viene inserita nel fermentatore, secondo alcuni calcoli del biologo, resta all'interno del fermentatore circa una settantina di giorni. Dopo che è restato questo periodo, la Sansa ha perso il suo potere metanigeno, tramite una pompa viene prelevata e sempre in automazione viene mandata a un separatore che ha funzione di centrifuga. Questo separatore separa la parte solida dalla parte liquida. La parte solida finisce su platea, la parte liquida finisce in 2 vasche di stoccaggio circolari che hanno un telo galleggiante contro le emissioni d'origine. Questo digestato, ecco perché si parla di un'economia circolare, è un prodotto finito, cioè che noi utilizziamo nei nostri terreni e anche quelli di altri produttori come ammendante anche biologico. Infatti il digestato viene analizzato e ci sono ottime qualità all'interno, e questo digestato qui lo utilizziamo, come dicevo, sui nostri terreni e sui terreni di altri produttori che fanno spandimento. Come dicevo, il digestato viene utilizzato in agricoltura anche biologica perché tramite vari esperimenti con diverse università abbiamo capito e visto, anche facendo pratica, che ci sono ottime qualità. Quindi il digestato serve per chiudere un'economia circolare, cioè quello che la terra ci dà noi lo restituiamo alla terra. Cioè stiamo cercando di creare un fertilizzante totalmente naturale che
abbia dei benefici su qualsiasi tipo di pianta e terreno. Anche grazie all'assistenza e la dedizione di BTS che ci ha progettato l'impianto, noi siamo riusciti ad avere un impianto totalmente efficiente in tutti i campi, sia quella della manutenzione, sia nell'assetto biologico, cioè dappertutto. È un impianto che funziona al 100%.